E buongiorno a tutti quanti amici, e siamo tornati con un video in italiano. Sorry guys, but actually I've started this project in Italian, so it's better if I end this project in Italian. Don't worry, I'm gonna put the subtitles for all the time. So, let's start. Prima di iniziare, piccolo spammino. Per questo video Nikimo ha fatto questo bellissimo disegno a tema Pokémon e quindi lo devo ringraziare. Quindi se volete, passate sul suo canale. Attualmente mi sono prefissato da 2 anni a questa parte a fare dei video fondamentali riguardo Pokémon, su quello che veramente ci ha accompagnato sul mondo Pokémon, per l'appunto, ovvero le regioni. Ah sì, una piccola premessa: se non vi interessano i Pokémon chiudete subito questo video perché andremo a scavare veramente tanto a fondo. Ma se non vi interessano i Pokémon, perché siete qua? È una cosa che mi avete richiesto da tanto tempo, molti di voi. Abbiamo fatto la regione di Kanto, la primissima regione storica, quella di Johto, per molti un'estensione di quella di Kanto, Alola perché io volevo cavalcare un po' l'onda, lo fanno tutti perché non posso farlo anch'io. E logicamente dopo più di una volta che salto questa regione, ora tocca alla regione di Hoenn della terza generazione molto importante. Non solo perché ho scoperto dopo anni che il protagonista Brendan in verità non ha i capelli bianchi e non ha la calza in testa, ma un semplice cappello che tenterò di replicare con questo, che forse ci sta anche di più. La terza generazione è molto importante perché con l'introduzione delle nature e delle abilità dei Pokémon si andava a implementare quello che era il concetto di competitivo Pokémon. La regione di Hoenn è a stampo tropicale, un po' come Alola, ma per certi versi la preferisco molto di più. Lo stesso Masuda, quando concepì la regione di Hoenn, disse che il nome Hoenn derivasse da relazioni rigogliose o abbondanti. Infatti Hoenn, con il suo clima temperato tropicale, è piena zeppa di paesaggi mozzafiato: vegetazione, deserti, correnti oceaniche, coste bellissime, spiagge altrettanto e anche tipo croste vulcaniche, e chi più ne ha più ne metta. È ispirata anch'essa al Giappone, più precisamente all'isola di Kyushu, la terza isola più grande della nazione nipponica. Demograficamente parlando è anche una delle più popolose, ben 694, dietro solamente a Sinnoh, Kalos e Unima. Però è anche vero che la regione di Hoenn ha anche le città molto più distribuite a livello demografico, cioè non è che ci ritroviamo come una Kalos dove ha mezza popolazione solamente a Luminopoli. E inoltre Hoenn è anche la regione più ricca di percorsi marini e, se non sbaglio, anche sotterranei, che sia un chiaro riferimento alla guerra tra Groudon e Kyogre. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire la storia di questa regione. Che sbadato, si vede che da tanto che non faccio questa rubrica. Hoenn nacque dalla nascita di 2 creature primordiali: Groudon, che sollevò la terraferma, e Kyogre, che riempì i mari. I 2 creatori, tuttavia, per la supremazia si diedero battaglia. Una battaglia disastrosa che portò l'intervento di Rayquaza, il drago del cielo, che placò la battaglia inviando Groudon nelle grotte a terra e Kyogre nella grotta a mare. Chi realmente formò Hoenn, che noi tutti quanti ora conosciamo, fu Regigigas, che unì le terre emerse con degli elementi di argilla, ghiaccio e ferro, creando poi i 3 golem di questi rispettivi elementi. Trovate i 3 golem per ottenere la chiave di Regigigas. Per ovvie ragioni Hoenn è sprovvista di un sistema ferroviario, è completamente sprovvista proprio perché è un'isola intera. Questo è un gran peccato perché poteva essere interessante vederla collegata a altre regioni con un ponte galleggiante, un po' simile a quello di Water 7 di One Piece,
oppure al Ponte della Libertà di Venezia, che collega l'isola di Venezia con il resto d'Italia. Sarebbe stato veramente bello. Secondo una leggenda, Owen era inizialmente popolata dai Braille. I Braille, per chi non li conoscesse, sono un'antica tribù primordiale di tipo diarchico che popolava la regione di Owen. C'erano due governatori, uno che stava a Monte Camino e un altro che stava a Cineride. Uno adorava per ovvie ragioni Groudon e l'altro adorava Kyogre, sebbene tipo alcuni iniziarono a dire che forse era meglio adorare un solo Pokémon, ovvero Rayquaza, un po' come il fatto forse dei tempi del Medio Oriente, quando iniziarono ad arrivare le religioni monoteistiche che dissero di adorare una sola divinità. Ma sapete, i Pokémon non insegnano niente. Il compito dei Braille era di proteggere le sfere di Groudon e Kyogre, e un'implementazione di questa leggenda dice che il Team Hydro e il Team Magma non sono altro che gli ultimi discendenti dei Braille. Ebbero anche, diciamo, uno scontro abbastanza importante con i tre Golem, perché al tempo, prima di andare a riposare in queste tre grotte, erano considerate dalla popolazione locale come delle vere e proprie divinità, ma poi i Braille li confinarono in queste tombe. Bene, ora che abbiamo fatto questa piccola infarinatura, addentriamoci bene in quello che è Owen, almeno ci proviamo, perché è veramente una nazione molto ricca e ora iniziamo il lavoro, proprio quello sporco. Quindi prepariamoci. La prima città alla quale ci farà anche iniziare la nostra avventura è Albanova, una città dai colori inuffoscabili, dove Brendan praticamente, o Vera, dipende da chi scegliete, saranno degli allenatori che verranno da Johto per iniziare la loro avventura. Coinciderebbe con la città giapponese di Sasebo, secondo alcuni dati. E molti non sanno, ma anche parlando dell'Italia, anche in Italia c'era una città che si chiamava Albanova, precisamente in provincia di Napoli. Fu creata durante il fascismo da Benito Mussolini in persona, per una diatriba che forse non sono la persona più adatta per spiegarvelo, contro la mafia stesso. Venne smantellata nel dopoguerra nel 1946. I Pokémon non insegnano nulla. Il professor Pokémon è il professor Birch, un professore specializzato nello studio dei Pokémon sul campo, tant'è vero che per la prima volta avremo i Pokémon all'aperto, perché lui si mette nei guai contro un Pokémon, fatalità e delle abilità. Per i più curiosi, sappiate che durante l'inondazione di Kyogre, che colpì anche Albanova, tra l'altro, il professor Birch perse un trico. Inoltre anche la città natale di Harrison. Per chi non conoscesse l'anime, sappiate che è un allenatore molto in gamba. Se volete farvi un team, dateci un occhio. Il fatto strano è che secondo i dati Albanova dice di avere un porto, ma dove? Forse dopo gli alberi, ma comunque sarebbe una città abbastanza scomoda. Che tra l'altro, poi vi dirò di più, ad Albanova c'è una foresta nei dintorni, c'è la foresta proibita, una foresta alla quale gli uomini è assolutamente vietato l'accesso agli esseri umani, comandata da un Venusaur, quindi non vi conviene un po' tanto valicare il confine. È lo stesso giardino dove Vera prenderà il suo Bulbasaur femmina. A nord di Albanova potremo trovare la città Solarosa, la città dove tutto parte dal piccolo. Vi ricordate la vecchia puntata che feci su Owen, su Fior Pescopoli, l'inutilità fatta città? Bene, Solarosa lo è di Owen. Vabbè, logicamente un po' scherzo, però forse neanche tanto, perché effettivamente non c'è niente, anche uno di quei pochi Pocket Mart dove non hanno le sfere Poké, quindi è abbastanza inutile. Forse per il fatto che c'è il professor Alden che nell'anime mostra che ha trovato nei pressi di Solarosa una tavoletta con dei caratteri antichi, simili secondo me anche al concetto dei Pokémopolis, se vi ricordate. Però chissà, però possiamo veramente andare avanti. Petalipoli. Ecco, andando un pochino più a ovest di quell'inutilità fatta città di Solarosa, potremo trovare Petalipoli, dove l'uomo si fonde con la natura. Ecco, Petalipoli comincia a diventare una delle prime città importanti, anche perché c'è la prima palestra che noi affronteremo solamente dopo dopo la quarta palestra, se non sbaglio, la palestra di Norman, una vera celebrità.
se ci pensate. Occhio che ha anche 2 slacking, ma tranquilli perché avrete comunque tempo per diventare abbastanza forti per lui. Secondo me non è un grossissimo problema, però comunque se sappiate che di rispettarlo perché è molto molto adorato. Un pochino a sud potete trovare la città del Crossgate Town, ovvero una città che è spesso meta di tantissimi allenatori di Pokémon, alla quale se siete talmente in gamba potete diventare anche cittadini onorari, e anche tantissimi tornadi, quindi state attenti, come anche la montagna Kirikiri, l'antica civiltà l'antico nido dei Baltoy, se ci pensate, è un Pokémon importante anche in questa generazione. Proseguendo più a nord, facendo anche Bosco Petalo, uno di quei boschi comunque rappresentanti della regione di Hoenn, arriviamo a Ferrugipoli. È una città però che, nonostante non sia così avanzata demograficamente e per tante altre cose, diciamo, ha però l'azienda più importante di tutta la regione, ovvero la Devon SPA, e si penserebbe anche che questo porti lavoro, ma non più di tanto. Qui potremo affrontare la nostra prima vera palestra, ovvero quella di Petra, un'allenatrice di Pokémon di tipo roccia. Lei vuole sempre migliorarsi, è una cosa un po' banale da dire, però diciamo che ha anche dei legami con la precedente regione di Kanto. Infatti conosce sia il professor Oak che Brock di Pumbleopoli. Inoltre insegna qualche volta anche alla palestra per i giovani allenatori. Non sarà particolarmente difficile batterla, sempre se non scegliate Torchic. Come luoghi di interesse qui ci sono dei punti particolari come il tunnel Menferro, un tunnel iniziato dalla Devon SPA e poi bloccato perché i Wishmore comunque stavano soffrendo abbastanza, anche se poi hanno lasciato tre pietre da spaccare con uno spaccaroccia, e anche le cascate Meteora. Le cascate Meteora sono delle bellissime cascate sotterranee, come comunque sia il gioco ci ha già abituato, alla quale dobbiamo passarci più di una volta, e in un piccolo angoletto di quelle cascate potremo trovare un Pokémon che è molto importante e anche forse uno dei più rari, ovvero Bagon. Le cascate Meteora però sono anche importanti per i cosiddetti draconidi. La scoperta dei draconidi che non sono altro delle tribù primitive che forse abitavano anche in corrispondenza con i Braille, amanti dei Pokémon di tipo drago, alla quale loro veneravano assolutamente Rayquaza. Tanto che tentarono con la pietra arcobaleno di invocare Rayquaza, alla quale ci riuscirono anche, e eressero, secondo la leggenda, non si sa, una torre alla quale poter evocare, dove ancora Rayquaza possa riposare tuttora. E logicamente per chi ha già giocato come me i giochi di terza generazione saprà già benissimo dov'è la torre dei cieli. Ops. L'unica superstite in questo momento è l'Iris, ma si dice che addirittura Lance sia un discendente di questa antica tribù, però non è mai stata confermata da Game Freak, ma allo stesso tempo mai smentita. La mossa Dragobolide è una loro citazione. Oh, ed eccoci arrivati alla prima isola, Blue Ruvia, una minuscola città immersa nel blu. Attualmente è solamente un valore effettivo, non ha proprio niente di speciale onestamente. Però l'unica cosa che hanno di bello è che, nonostante siano una comunità microscopica, le loro mode, il loro trend, basti pensare alla parola trend del momento, influenzeranno e prenderanno piede in tutta quanta la regione di Hoenn. Rudy, il capopalestra di tipo lotta, è un vero e proprio allievo di Bruno, Super 4 di Kanto, e di Furio, capopalestra di Johto. Però se voi date una precisa risposta qual è la frase trend del momento, terminerà alla posizione di Feebas e si trova solamente su un piccolo quadratino di tutta la regione di Hoenn. E qua dico una cosa: salpando da Blue Ruvia andrete ancora con una bella gita che vi sembrerà un'eternità con il signor Marino a Porto Selcepoli, una città un porto d'incontro tra umani e Pokémon. Porto Selcepoli è una città molto ma molto importante. Parlando di Hoenn, forse è la città più grande, la più importante, se la dà un po' anche con l'altro porto. A sud di Porto Selcepoli c'è la spiaggia più grande del mondo Pokémon, alla quale è buona per farvi un bagno. Invece ad est non provateci nemmeno, perché ci sono delle correnti oceaniche molto forti e molto violente. Potreste ritrovarvi, men che non si dica, al largo dell'oceano, forse anche a Orocea tra l'altro.
nacque essenzialmente come una città mercantile. Difatti potreste ancora vedere, cioè, il mercato come è sviluppato, potrete comprare veramente tantissime cose. Grazie alle sue bellezze si è anche sviluppata a livello turistico. Secondo alcuni dati c'è chi arriva a nuoto da Kalos. In futuro secondo me potrebbero unire questa faccenda tra Kalos e Hoenn, perché spesso si sente citare questa regione. Comunque sia, vedremo. Uno dei personaggi di spicco di Porto Selcepoli è il capitano Remo, che è un oceanografo, un ex marinaio che ha regalato tantissimo a questa città. Per esempio un museo oceanografo, scusate, e inoltre anche un cantiere, ed è in procinto anche per ricostruire una vera e propria nave importante, la MN Marea. Durante la guerra tra Groudon e Kyogre, quando praticamente anche tutto quanto l'intero Porto Selcepoli verrà quasi sommerso, aiuterà le persone residenti di quella città e anche altre, quindi tanto di chapeau. Avrebbe anche un tendone lotta, un Pokémon Fan Club e anche molto altro, e anche stato un sottomarino sempre in procinto per essere costruito. Geograficamente corrisponderebbe con la città storica, purtroppo per la seconda guerra mondiale, di Nagasaki. Dopo Porto Selcepoli, eccoci arrivati nella fulgente città dei divertimenti, ovvero Ciclamipoli. E qui c'è una parentesi, perché Ciclamipoli è cambiata radicalmente. Anche a livello tecnologico forse è veramente la migliore, e il fondatore della città è Walter, alla quale è anche il capopalestra di questa città, di tipo elettro. È un tipo molto eccentrico, però non particolarmente forte, quindi non vi preoccupate. Tempo fa disse di avere il desiderio di espandere la città. Il problema ci ripensò, quindi questa trasformazione non è proprio un'idea sua. Walter sarà l'unico capopalestra a non battere neanche un Pokémon di Ash. E tranquilli, perché anche pur scegliendo un Pokémon di tipo d'acqua, Mudkip diventerà di tipo terra ben presto. Più a nord, eccoci arrivati a un'altra città interessante, però priva di palestre, ovvero Mentania. Cito testualmente: dove gli altipiani furono battuti dal vento con la dolce fragranza di erba. Essenzialmente è una città tranquilla, e grazie al suo posizionamento e alle correnti del vento, per l'appunto, che spingono verso ovest, non fanno toccare assolutamente le ceneri di Monte Camino a Mentania, rendendola così una città veramente pura. Le persone più cagionevoli di Hoenn andranno a trasferirsi lì, anche se effettivamente non c'è tanto lavoro, però è una città veramente pura e anche bella per certi versi. Un pochino a sud-est da quelle parti c'è anche la cosiddetta città chiamata Piemonte, che è resa famosa più o meno dalla presenza di spicco della professoressa Shelby, alla quale non gli hanno dato tantissimo spazio, specialmente nei giochi. È un peccato, perché è la dottoressa più in gamba di tutta quanta la regione di Hoenn, e forse non solo. Ed eccoci arrivati a Brunifoglia, praticamente l'opposto di Mentania. Una città rurale ricca di giardini. Un po' una descrizione un po' così, perché forse, vabbè, siamo sfortunati, però almeno abbiamo i giardini. Sfortunati perché, contrariamente a ciò che avviene a Mentania, Brunifoglia è attaccatissima al Monte Camino e il vento non l'aiuta. Anzi, quindi piove quasi sempre praticamente questa cenere vulcanica. Può rompere un po' le scatole, posso ammetterlo, ci mancherebbe altro. Però alla quale Brunifoglia ha imparato a conviverci. Non so quanto salutare sia statisticamente, però non c'è neanche scritto niente. È anche vero che però se Monte Camino inizia a deruttare, è la prima città che se ne va completamente. Nonostante questo, Brunifoglia è anche la sede del cosiddetto Paradiso dei Togepi, un giardino protetto dal Togetic di Misty, alla quale per l'appunto c'è questa piccola comunità di Togepi. Tra l'altro Togepi è anche un Pokémon molto importante, perché da quelle parti esiste anche il cosiddetto Regno Miraggio, che è una vera e propria monarchia, quindi non è che fa proprio parte di Hoenn, ma c'è una vera e propria regina e re che comandano quella regione. Ed eccoci arrivati, stiamo parlando della vicinanza delle croste vulcaniche, a Cuor di Lava, un luogo ideale per rilassarsi. Qui per esempio, quindi proprio Brunifoglia sfortunata, è riuscita a sfruttare la vicinanza di questa crosta vulcanica per creare delle vere e proprie sorgenti termali, dove per l'appunto possiamo
rilassarci, alleviare lo stress e far schiudere le uova Pokémon in una maniera molto molto rapida. Però logicamente anche qui ci vive poca popolazione, perché è accessibile solamente grazie al passo selvaggio, che il nome è tutto un dire. Attenzione che solamente i più ardui possono vivere a Cuor di Lava, tra cui anche la capopalestra Fiammetta, che è una delle capopalestre più giovani di sempre. Fiammetta, di tipo fuoco, è molto inesperta, quindi non sarà veramente un grandissimo problema, forse neanche se avete Trico. Il suo punto di forza è la sua tenacia e la sua bellezza. Anche lei è una fan di Norman e suo nonno era uno dei Super 4, di Owen. Chissà chi era. Tranquilli, vi lo dico, è Mr. Moore, una persona che vive un po' come i ninja per spiarla, per vedere se fa un bel lavoro. Ricordiamo che da sempre il mondo Pokémon vige un po' la regola dell'ereditarietà. Sempre da quelle parti potrete trovare anche la cosiddetta Valle d'Acciaio, luogo dove Ash catturerà il suo Torkoal, un Pokémon molto importante che semplicemente adoro. E ora siamo arrivati a Forestopoli, lasciatemi mangiare un piccolo muffin. Perché dico questo? Perché Forestopoli è una delle mie città preferite, una città costruita in cima agli alberi, sempre in sintonia con la natura. Il fatto è che questa città hanno costruito le loro abitazioni in cima a questi alberi perché il terreno sotto è spesso piovoso, quindi sì, si possono comunque sia beccare spesso la pioggia anche in cima agli alberi, però comunque sia non vivono quella sensazione di fanghiglia che dà anche parecchia instabilità alle loro case. In questo modo ha fatto sì che non solo Forestopoli sia una città carina, ma al di sotto, dove ci sono le palafitte per le abitazioni, se trovassero del terreno fertile i Kecleon, dei Pokémon che alla città potrebbero dare parecchi problemi perché non ti fanno passare. Kecleon è un Pokémon camaleonte, mamma mia quanta voglia ho di giocare a Rubino e Zaffiro, veramente. E anche qui avremo una capopalestra, però questa volta molto competente, forse anche una delle più competenti dell'intera regione, ovvero Chiara, di tipo volante. Lei afferma di essere la migliore di tipo volante. E sapete cosa? Io gli credo. Diciamo che lei critica molto tra i suoi colleghi Norman perché non è quasi mai nella palestra, e ha avuto anche una storia amorosa con Adriano, il capopalestra di Pokémon d'acqua, che vedremo più avanti. Finì perché durante la guerra tra Groudon e Kyogre lei andò a aiutare Fiammetta e Walter perché erano più in difficoltà. C'è chi dice, secondo alcune fonti, fu uccisa da un Tentacruel. Beh, io devo dire che Forestopoli è la vera città, la vera essenza di Owen, immerso nella natura più sfrenata, con delle anche innovazioni, con delle idee abbastanza carine. Però forse non è ancora niente rispetto alla mia città preferita di questa regione. Un'altra città molto significante, per esempio nell'estremo oriente dove c'è insomma la terra, è Porto Alghepoli, che non è la città più importante e più grande sicuramente del mondo di Owen, ma è la più popolosa. Pensate bene, 123 persone che abitano lì. Anche quello è un porto dove attraccherà in futuro MN Marea. Diciamo che è definita anche laddove la terra finisce e inizia il mare. Tra l'altro, se siete anche appassionati di film Pokémon, avete visto Destiny Deoxys, nei dintorni c'è anche l'isola di South City, da quelle parti là, dove ci sarà il problema con Deoxys e Rayquaza, quindi è anche una città che si vuole anteporre in un certo senso a livello tecnologico. E da quelle parti, prima di andare a largo nell'oceano, ci sono delle isole molto importanti, tra cui non le elenco tutte quante perché sarebbero troppe. Una che mi è sempre rimasta impressa, che cercavo un po' di individuare nel gioco, anche se per vedere dove potevano comunque ipoteticamente posizionarla, ma non l'ho mai trovata, è l'isola Wazoo. L'isola Wazoo narra la leggenda che da lì sia partita una nave mercantile, forse ecco perché non ci sono più tante navi a Owen, che si stava arenando e chiamò il dio Nettuno, che sia forse un chiaro riferimento a Kyogre o forse a Rayquaza perché all'interno trasportavano i cocci verdi. Tra l'altro da quelle parti, mentre noi prenderemo il largo, potremo trovare, se staremo attenti, dei cocci verdi, che sia forse
il segno del passaggio di una di queste creature leggendarie. Salpando purtroppo, ahimè, a nuoto nell'estremo nord-est della nostra mappa, arriveremo a un'isola molto importante, ovvero Verde Azzupoli. Un unico slogan: ama i Pokémon. Ok, ciò che rende veramente interessante quest'isola è il centro spaziale, che effettivamente forse ha senso farlo qui fuori dai centri abitati, anche perché però se collassano viene distrutto. E la cosa che vi dico questo perché i capi palestra questa volta sono i capi palestra, anzi le capopalestra più giovani del mondo Pokémon, Telepath di tipo Psico. Il fatto è che hanno un Solrock e un Lunaton e arrivati a questo punto del gioco non penso abbiate tanti problemi, anche perché con tutti questi passaggi marini e Pokémon marini che potete trovare già all'inizio del gioco, se non avete neanche un Pokémon d'acqua, cioè vabbè, però sarebbe interessante iniziare il gioco selezionando solamente Pokémon di tipo fuoco. A parte questo, comunque sia l'isola anche perfetta per fare degli avvistamenti di Pokémon molto interessanti, tra cui i Wilmer. Tra l'altro, sempre un po' dalla parte sud occidentale potreste trovare anche l'isola ABC, non scherzo, si chiama proprio così, che sono delle isole dedicate a dei Pokémon, a due Pokémon marini di questa generazione, ovvero Gorebyss e Entei. Quando ero più piccolo non riuscivo proprio a trovarli perché non capivo che potevi trovarli solamente nel fondali marini, e se li trovavi Clamper, quindi è stata veramente una faticaccia. Ed erano parecchio interessanti perché potevi trovarli solamente nei fondali marini. A livello di storia, spostandoci sempre dalla parte oceanica più orientalmente, se si può dire, arriviamo a Ceneride, città misteriosa dove la storia sonnecchia. Era un vulcano che ora è mezzo distrutto, però comunque ancora abitabile. Pensate un po', è scomodo, veramente scomodo, perché i cittadini per uscire devono nuotare sott'acqua oppure scalare una parete rocciosa. E quindi anche per, non so, per fare un viaggio in trasferta potrebbero veramente rischiare la vita, a meno che tu non sia un allenatore Pokémon che abbia volo, però non ce ne sono tantissimi. Cioè, non lo so, inventi una sfera Poké e non riesci a fare un buco. È basata sul Santorini, un'isola del mare Egeo, anch'essa un luogo dove c'è un vulcano semisommerso, ma ancora in eruzione. Si crede che sia opera di Platone, spunto per il mito d'Atlantide. Eh sì, i Pokémon non vogliono dire nulla. E qui, a seconda della vostra cartuccia, potreste avere come capopalestra o Rocco o Adriano. Come abbiamo detto prima, Adriano è di tipo d'acqua, la quale ha un Milotic abbastanza niente male. È un artista un po' lunatico e per una certa frazione della sua vita ha anche patteggiato, si dice, per il Timidro. Ovviamente per delle idee che avevano in comune. Ha un piccolo desiderio represso di vedere con i suoi occhi Kyogre, però comunque sia non è pazzo come delle organizzazioni criminali, e quindi durante l'inondazione aiuterà gli abitanti della regione a salvarsi. I capopalestra sono finiti, per carità, e quindi mi aspettavo di arrivare subito alla Lega. Invece da piccolo rimasi a bocca aperta quando vidi questa città, che in assoluto è la mia preferita di Oden, per carità, ovvero Orocea, dove il sole del mattino si posa sull'acqua. Un po' sdolcinato, che è un po' troppo. Orocea è una città fatta essenzialmente di vecchi. È bellissima l'idea di queste palafitte che ci sono nelle acque e questi ponti di legno galleggianti per passare da sezione a sezione, molto molto bella. Si dice, è vero anche che, vabbè, scomoda anche questa, però il fatto è che grazie a Orocea si sono conservate tantissime leggende del mondo Pokémon, ovvero la popolazione di Orocea nasce nelle acque perché c'è qualcosa di speciale. Gli abitanti di Orocea nascono in barca perché ricevono qualcosa. L'apparizione dell'isola Miraggio, un Pokémon che vola senza sosta nei cieli di Hoenn, creature guardiane che riposano nelle grotte, cioè tutte queste storie le dobbiamo ai racconti di questi abitanti qua. La Lega Pokémon questa volta è posta all'estremo est, su un'isola fatta praticamente apposta, ovvero Iridopoli. Un paradiso fatto di fiori, mare e Pokémon. Fiori effettivamente per coloro che veramente riescono ad arrivare alla Lega Pokémon, anche perché effettivamente essere un allenatore a Hoenn è parecchio difficile, perché devi raggiungere delle distanze parecchio significative e anche senza trasporti, tra l'altro, quindi avventura.
E sì, c'è una sorta di via Vittoria, anche se scordiamocele quelle di Kanto o di Kyoto. Ad animare veramente i ridopoli sono i Super 4, penso anche gli unici abitanti di Hoenn. Andiamoli a conoscere. Fosco, una rockstar specializzata nel tipo buio, tentò di fermare invano Regirock per bloccare la distruzione possibile di Hoenn. Se avete delle difficoltà, sappiate che ce ne sono altri 3. Esther, una sensitiva di tipo spettro, dice di essere in grado di parlare con gli spiriti, anche se attualmente è stata fondamentale il suo aiuto per recuperare la lastra durante la guerra. Frida, la signora stratega di tipo ghiaccio, logicamente il suo aiuto fu utile per il problema di Regiaes. Drake, vecchio capitano marino di tipo drago, forte, veramente forte, un degno rivale di Lance, e chissà che non sia stato proprio lui ad avergli insegnato tutto. Logicamente Hoenn è anche ricca di tantissimi misteri che effettivamente mi prende abbastanza male spoilerarvi tutti quanti. Tra l'altro il deserto miraggio, il monte Pira, la nave fantasma, una nave alla quale ha avuto logicamente un incidente, appare di volta in volta, non sempre, e sia la dimora scelta di, uditemi bene, Lugia. Effettivamente quando sono usciti i remake di Rubino e Zaffiro mi lamentai anch'io, perché non lo so, volevo qualcosa di nuovo, ma penso che siano giochi che tutto sommato non sono invecchiati male, anzi, e possono sempre darti quella sensazione di avventura che nei giochi Pokémon vedo che sta cominciando a calare abbastanza. Quindi non spero assolutamente un gioco uguale alla terza generazione, ma spero che comunque sia tutti questi insegnamenti che questa regione ha dato può far sì di invogliarli a spremere sempre di più la questione. E mamma mia, veramente che travaglio assurdo. Anche perché questi giochi qua, nolenti o dolenti, hanno comunque alzato l'asticella. E ragazzi, non ho detto tutto quanto. Se mi sono dimenticato qualcosa, scrivetemelo pure nei commenti. Grazie se siete arrivati a questo se siete arrivati a questa parte di video, grazie mille, veramente vorrei abbracciarvi tantissimo. E non so quando farò le altre, vi dico la verità. Uscirà un video all'anno di questa rubrica, forse effettivamente ne ho aperte troppe, ma voglio anche finire quello che ho iniziato. Perciò ragazzi, grazie mille e thank you very much for everybody who are not Italian speakers. E noi ci rivedremo con un prossimo video che sarà lo speciale 100 video.